Salve a tutti, benvenuti nel mio laboratorio, sono Salvatore Gabbiano e sono qui a Pompei, in provincia di Napoli. Oggi faremo insieme il bignè e vediamo la declinazione verso dei prodotti francesi che sono sia l'Eclair che il Paris-Brest. Facciamo il bignè con 2 etti di acqua, 2 etti di farina bianca, 7 uova intere, 2 etti di burro e 5 grammi di sale. Iniziamo a cuocere il bignè mettendo il burro, l'acqua ed il sale. Mentre l'acqua sta sul fuoco aspettiamo che il burro si scioglie e l'acqua va in ebollizione. Appena è in ebollizione l'acqua aggiungiamo la farina. La possiamo pure versare tutta quanta, tanto non ci fa grumi, e iniziamo a girare. Una volta che si è assorbita la farina, vediamo che esce proprio una polentina, la rimettiamo sul fuoco, ma si parla di 1 minuto. La versiamo in un recipiente, lo lasciamo girare giusto un secondo per togliere tutto il vapore, perché sappiamo che il vapore è acqua, e iniziamo una alla volta a mettere le uova. Aspettiamo sempre un attimo tra un uovo e un altro. È molto importante lavorare piano piano con la macchina perché non deve inglobulare aria, perché altrimenti il bignè nel forno non si svuota. Vediamo che sotto resta sempre un po' di polentina che non assorbe bene l'uovo. Giriamo così, se lo giriamo dopo vengono dei piccoli grumi e aggiungiamo il resto delle uova. L'impasto è pronto, gli diamo un'altra giratina a mano che si presenta bello liscio e lucido. Prendiamo un sacco a poche munito di bocchetta riccia e lo riempiamo di pasta bignè di Eclair. Devono essere dai 10 ai 12 cm di lunghezza. Questi li mettiamo un attimo da parte. Adesso vi faccio vedere come si prepara la pasta frolla per decorarla. Gli ingredienti sono 150 g di farina bianca, 180 g di burro, 150 g di zucchero di canna, 30 g di mandorla resa a farina e 30 g di cioccolato puro al 72% di massa di cacao. Mescolare gli ingredienti mettendo il burro con lo zucchero di canna. Per semplificare l'impasto possiamo pure fare con le mani. A questo punto aggiungiamo anche il cioccolato già fuso in microonde, mi raccomando. Mettiamo anche le mandorle rese a farina e gli diamo un'altra mescolatina. Una volta amalgamato tutto aggiungiamo la farina. Una volta pronta la pasta frolla la compattiamo e la facciamo riposare anche su un foglio di carta da forno. Bastano pochi minuti in frigorifero. La stendiamo nella sua stessa carta con il matterello, in modo che non abbiamo bisogno di aggiungere farina. Quando si presenta bella sottile la andiamo a tagliare con un coltellino. Tagliamo delle striscioline più o meno larghe 2 cm, poi andiamo a tagliare per quando è lungo l'Eclair. Andiamo a passare il coltellino sotto, l'alziamo e l'appoggiamo sopra, in questo modo qua. Andiamo a infornare in forno preriscaldato a 230 gradi per 20 minuti circa. Adesso formiamo anche l'altra variante, sempre del bignè francese, che è il Paris-Brest. Sono 2 città, Parigi e Brest, un'altra città francese, che fanno una gara ciclistica. C'era l'usanza di far mangiare questo prodotto ai ciclisti per dargli forza, visto il contenuto delle creme, delle uova, ed è anche a forma di ruota di biciclette. Così anche l'Eclair si chiama Eclair perché significa lampo in francese, quindi si fa in un attimo e si mangia anche in un attimo. Il Paris-Brest prima di cuocerlo lo facciamo con delle mandorle a fettine. Andiamo in cottura in un forno già preriscaldato a 230 gradi per 20 minuti circa, poi vedete voi quando il colore è bello biondo. Facciamo una ganache montata. Come si fa la ganache montata? Questa ganache montata è al cioccolato al latte aromatizzata a mandorla. Prendiamo 50 g di mandorle pelate, le andiamo a schiacciare con un matterello. Andiamo a formare proprio un granellone, facendo in questo modo qua molto lentamente. Tutti gli oli essenziali, quindi i sapori della mandorla, restano qua. Quando l'abbiamo reso così l'andiamo a mettere in un recipiente con 150 g di panna. Bisogna prepararla un giorno prima, in modo che la panna vada ad assorbire tutti gli oli essenziali della mandorla. Una volta coperta a contatto con la pellicola la mettiamo una notte in frigorifero. Andiamo a mettere 1/3 di panna nel cioccolato sciolto, un cioccolato al latte, un 33-35% di cacao. Andiamo a girare e creiamo all'interno un nucleo che è molto importante perché tiene la struttura e l'elasticità del cioccolato. Aggiungiamo altra panna, il secondo terzo di panna, andiamo a girare ancora. Una volta che è pronta la possiamo pure versare nel resto della panna e mischiare il tutto. Andiamo ad aggiungere 30 g di burro, sempre a temperatura ambiente, mai dal frigorifero, sempre con la pellicola a contatto. La mettete un po' in frigorifero, un'oretta, e la fate riposare. Andiamo a preparare la ganache montata. La ganache montata come la andiamo a fare? Il pari peso della ganache che abbiamo messo in frigo con della panna. Quindi in questo caso mettiamo 4 etti di
ganache e 4 etti di panna liquida fredda. Andiamo a montare. Mentre monta noi andiamo a tagliare già i nostri éclair che andremo a farcire. Ne togliamo la parte superiore, tagliamo anche il Paris-Brest. Quando la ganache montata è pronta, mettiamo tutto in un sacco a poche e andiamo a farcire gli éclair. Abbiamo delle decorazioni di cioccolato già fatte, andiamo a farcire all'interno, ci diamo un po' di croccantezza, rimettiamo un altro poco di crema, facciamo giusto 2 spuntoni, mettiamo il coperchio, vado a mettere delle mandorle, un po' di granellina di mandorla pralinata, metto un po' di cioccolato che identifica il nostro nome, dei meravigliosi éclair a mandorla sono pronti. Con la stessa crema andiamo a farcire anche il Paris-Brest. Ecco qua, la versione degli éclair a mandorla e del Paris-Brest a mandorla. Adesso prepariamo il bignè fritto. Occorrono 2 etti e mezzo di acqua, 2 etti di farina bianca, 5 uova intere, 50 g di burro e 5 g di sale. Iniziamo ad aggiungere in una pentola che mettiamo sul fuoco a bollire l'acqua, il sale ed il burro. Vediamo che nel bignè fritto e nel bignè al forno il procedimento è uguale, quello che cambia è la quantità di grassi all'interno. Questo già la polentina, chiamiamola così tra virgolette, è un pochettino più magra e diventa già un po' più dura per la mancanza di grassi. Questa deve cuocere un minutino in più rispetto alla pasta bignè al forno. Possiamo pure togliere e mettere in macchina. Facciamo girare un attimo senza mettere le uova, sempre per tirare via quel vapore che vi dicevo prima. E mentre facciamo questo lavoro qua mettiamo già l'olio a riscaldare sul fuoco. Quello che mi raccomando è di non friggere mai ad altissima temperatura, perché per quanto buono vuole essere l'olio poi diventa nocivo. Stacchiamo dal fondo se no non si mescola bene, rimettiamo in macchina. Andiamo ad aggiungere all'interno un caramellometro, che è uno strumento professionale che ci misura proprio la temperatura dell'olio. Ricordatevi sempre di non girare con una velocità molto forte il bignè, altrimenti il globula aria. Una volta pronto il bignè mettiamo nel sacco a poche, l'olio ce l'abbiamo pronto. Arrivati a 180 gradi noi mettiamo il prodotto all'interno e con il prodotto freddo si abbassa di 10 gradi, quindi adesso abbiamo l'olio sui 170 gradi. Togliamo il caramellometro e andiamo a lavorare in questo modo qua. Facciamo un bignè qua sopra, bagniamo un cucchiaio e lo togliamo. Adesso con una schiumarola andiamo a muoverli in continuazione in modo che cuociano bene in tutti i lati. Cerchiamo di tenerli sempre immersi nell'olio, friggiamo i nostri bei bignè e adesso aspettiamo soltanto che il suo colore imbiondisca fino al punto che il bignè resta anche cotto. I nostri bignè sono pronti, li scoliamo un po' e li mettiamo su della carta. Vi faccio una striscia di carta da forno, li vado a fare 2 ciambelline, le vado a capovolgere e metto nell'olio e le lascio un attimo all'interno perché tra poco si staccano da solo dalla carta. Anche queste qua le giriamo spesso ma le pigiamo sempre un pochettino sotto l'olio. Il bignè è pronto, lo scoliamo un attimo e le lasciamo raffreddare. Adesso facciamo la nostra crema pasticcera per riempire i nostri bignè fritti. Per farla ci servono 250 g di latte fresco, 4 tuorli d'uovo, 25 g di farina bianca, 25 g di maizena e 125 g di zucchero e una bacca di vaniglia. Iniziamo ad aggiungere in un tegame i tuorli, lo zucchero e mescoliamo subito. Mettiamo maizena e farina. Mescoliamo dal centro verso l'esterno, altrimenti si possono formare dei grumi. Aggiungiamo il latte, iniziamo a metterlo sul fuoco e mettiamo la polpa del baccello di vaniglia. Diamo un colpettino di frusta, andiamo a versare in un recipiente pulito, andiamo a coprire con della pellicola a contatto e mettiamo subito in frigorifero. Siamo pronti per farcire i nostri bignè fritti. Prendiamo un sacco a poche, mettiamo la crema pasticcera dentro, andiamo prima a mettere lo zucchero a velo, una bella spolverata, zeppola con crema pasticcera. Adesso andiamo a farcire anche i bignè fritti. Dalla crema pasticcera aggiungiamo a piacere un po' di panna montata in modo da formare una chantilly. Prendiamo un sacco a poche munito di bocchetta liscia, andiamo a riempire, andiamo a farcire i nostri bignè. Prendiamo il lato più debole in modo che il sacco a poche entra subito. Un po' di zucchero a velo. Finito il lavoro, abbiamo impiattato tutto, finiamo di mettere un po' di zucchero sul Paris-Brest. Ecco le nostre declinazioni del bignè sia cotto a forno che fritto. Vi auguro buon appetito!